Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio farvi un video di approfondimento e soprattutto di rispondere alle vostre domande, tutte quelle domande che mi avete fatto nei commenti della mia Capture. La mia Capture, ricorda, è una 1000 AGPL, versione Tecno con il pack Navigation integrato. Il pack significa avere i sensori frontali e posteriori per quanto riguarda il parcheggio. In più ha il display, il driver display da 10 pollici e anche i servizi Google connessi sempre 24 ore su 24. Quindi significa non aver più bisogno di Android Auto se voglio fare Google Maps eccetera, ma sono già integrati dentro con una SIM interna. Bene, e ci sono state varie domande che secondo me sono interessanti, che magari durante le recensioni non riesco a dirle e a volte neanche non ne parliamo perché sono cose che sembrano superflue, invece sono interessanti per le persone che dall'altra parte vogliono acquistare il prodotto e poi usarlo. Da specificare una cosa, che non sempre quello che io vi dico adesso risale alla mia auto, quindi quando l'ho acquistata che era fine settembre 2024, adesso può essere che i pacchetti siano diversi, siano stati cambiati, hanno fatto alcuni aggiornamenti, che ad esempio ho visto le luci sulle alette parasole, anche sulla Tecno certi ce li hanno e certi no. Quindi non è sempre detto, ma ho sentito su internet che ce l'hanno. Non c'entra niente perché a volte dipende dal mese che si acquista, dalle promozioni che ci sono al momento e ho notato che certi particolari, certi option a volte ci sono, a volte no. Quindi non chiedete sempre in concessionaria al momento dell'acquisto, perché non sempre corrisponde tutto alla verità di quello che vi faccio vedere io adesso o quello che magari vi faranno vedere fra 2 o 3 mesi, perché le cose cambiano giorno per giorno. Quindi chiedete sempre al vostro rivenditore di auto, perché di sicuro andrete là. Bene, allora, una delle domande che più mi è stata fatta è quella di quanto tempo ci mette l'auto a passare da benzina a GPL. Bene, lì l'auto parte sempre a benzina e durante l'uso quando stiamo correndo non viene iniettata benzina perché la benzina resta sempre a quel livello là. In effetti io consiglio di fare almeno 10 euro di benzina ogni 2-3 mesi, buttarla dentro in modo da rinnovare sempre il serbatoio, in modo che non si crei dei depositi sul serbatoio. Quindi non andare mai sotto il quarto di serbatoio di benzina, non andare mai lasciarla lì tanto ferma perché si creano quei residui che piuttosto di fare il pieno una volta all'anno fate il pieno più spesso, cioè buttate dentro 10 euro di benzina ogni tanto così la tenete sempre in ricircolo. E questo è uno dei consigli. Quanto ci mette a passare a benzina, cioè da benzina a passare a GPL? Adesso vi faccio vedere. Allora, dobbiamo far conto che dipende tantissimo dalla temperatura esterna, perché se è estate e ci sono 30 gradi fuori, l'acqua, perché va in base alla temperatura dell'acqua, almeno così mi era stato detto all'epoca, quando arriva la temperatura dell'acqua lei cambia, commuta da benzina a GPL. E adesso vi faccio vedere un attimino, così eccoci qua, adesso mi giro. Bene, adesso io accendo l'auto, premo la frizione, accendo l'auto. Adesso l'auto è ferma ed è fredda perché è ferma da un po' di giorni. Ok? Qui vedete che l'LPG è in grigetto e poi qua al lato vedete c'è scritto, c'è il tasto LPG che si può disattivare o attivare l'impianto a GPL. Lei è già passata a GPL adesso. Sono passati 20 secondi forse. D'inverno invece quando c'è meno 2, meno 3, meno 4 si inizia a correre a benzina per poi passare a GPL e ci vogliono all'incirca 2 minuti circa. Poi volevo mostrarvi che qua, vedete, adesso sulle nuove Capture c'è anche l'indicazione di quanto GPL c'è dentro, come la benzina, l'autonomia residua e anche quanto resta. Quando arriva a 80 km di autonomia all'incirca di solito si accende la riserva e ti manda un'indicazione. Adesso qui vedete LPG, io adesso premo il tastino, ok, questo, e lei adesso è passata a benzina. Lo si vede, adesso è a gas, lo ripremo, guardate la scritta, quella verde LPG, scompare.
quando ripasso, vedete, adesso riappare, quindi così è passata di nuovo a gas. E questa è una delle domande più fatte di tutte quante. Poi il passaggio dipende, torno a ripetere, dipende dalla temperatura, non ci si accorge neanche quando passa e non passa. Ci sono stati alcuni casi che poi con l'ultimo aggiornamento però sono migliorati, che non passava a benzina, cioè non passava a gas, andava sempre a benzina, e questo mi è successo anche a me. Con l'ultimo aggiornamento, che erano, se non sbaglio, quasi 3 giga all'incirca di aggiornamento, si è sistemato tutto quanto. Quindi adesso io spengo l'auto, così almeno non inquiniamo e non consumiamo. Poi, altra richiesta era quella del se si può avere, e adesso vi faccio vedere un attimo lo schermo. Sono passato all'OpenRR Link, quindi con il sistema suo di Android. Adesso io vado sulle applicazioni, quindi vado qua sulle applicazioni, vado sul Play Store, cerco Waze, faccio cerca, non lo trova. Quindi se io utilizzo Android Auto mio del cellulare posso usare Waze tranquillamente. Se invece utilizzo i servizi suoi, senza utilizzare, non posso utilizzare Waze. E se invece utilizzo Android Auto, che penso sia quello che usiamo più di tutti, perché abbiamo già tutta la nostra cronologia e tutto, posso utilizzarlo senza nessun problema. Quindi Waze funziona e Waze è qui, ce l'abbiamo e possiamo metterlo. Poi abbiamo anche YouTube Studio, tutto quello che... Allora, se io voglio andare a vedere le app del mio cellulare, ok, quindi lasciate stare l'OpenRR Link, andiamo direttamente su Android Auto, e sono due cose distinte. Vado qui e questo è l'OpenRR Link. Se io vado su Android Auto e vado su applicazioni, che si scherza qua, vedete che qua c'è Fuelio, che è l'applicazione che ho fatto, se volete andare a vedere anche il video, per registrare i consumi del carburante, Next Charge, ci sono tutte le ricariche delle auto elettriche, prezzi benzina, e le app che ho all'interno del mio smartphone me le ritrovo anche qua. Quindi anche questo non è per niente male, anzi Android Auto aiuta tantissimo. Poi il tasto di GPL ve l'ho fatto vedere, adesso sto rileggendo, Waze e Maps messo, consumi benzina ve l'ho messi, il tempo di passaggio ve l'ho messi, come si usa ve l'ho messo, specchietto passeggero, se però scusate un attimo, prima di fare, non rispondere alle vostre domande perché non me le avete fatte, ma volevo farvi vedere una cosa molto interessante. Allora, se noi siamo sulla schermata principale, non c'è più il tasto di escludere la gestione della trazione, quindi l'antipattinamento, chiamato così. Io tiro giù la tendina, vedete qua c'è il controllo della trazione, posso attivarlo e disattivarlo. Quel tastino che avevamo sulla sinistra, sulla vecchia Captur, anche sulla Scenic o altre auto, è qua direttamente sul display come scorciatoia. Qui abbiamo la luminosità da aumentare o diminuire e qua cancelliamo il tutto. Altra particolarità che io ho scoperto che sono veramente intelligenti da questo punto di vista qua, io alzo il volume, premo qua, vedete io qua posso usare direttamente il volume di tutte le cose che mi interessano, quindi ho il navigatore, il microfono, il telefono e la musica. Qua ho 4 volumi che sono nascosti, basta che premete il tasto di volume, premete questa icona qua e viene fuori. Ok? Un'icona cioè, molto semplice da vedere così, però anche molto interessante secondo me. Bene, poi un'altra cosa era appunto lo specchietto, se c'è sul lato passeggero, ve lo faccio vedere che è qua, adesso vi alzo un attimo il display, eccolo qua, lato passeggero c'è lo specchietto. Non ci sono le luci, almeno nella mia versione non c'è la luce, ma in altre versioni adesso hanno messo anche la luce. L'altra cosa che mi avete chiesto qual è? Se il sedile è regolabile in altezza. Allora, nella mia versione Tecno, sì, ed è questo, qua posso alzare e qui posso abbassare, c'è una leva dedicata per alzare ed abbassare il sedile, anche sedile passeggero, come anche il sedile del guidatore, e quindi anche questo c'è. E poi vorrei farvi vedere un'altra funzione particolare,
Ah no, un'altra domanda che mi avete fatto, scusa, prima di tutto, è questa: come faccio a cambiare la schermata del display? Allora, io ho il driver display da 10 pollici, di solito esce con quello da 7, ma le funzioni sono uguali. Allora, se volete cambiare la schermata lì, dovete andare a premere questo tastino qua, ok? Premo sto tasto qua e qua cambio la schermata. Posso mettere questa, poi c'è anche questa, e questa è quella col contachilometri che più di tutti mi hanno chiesto. Bene, adesso io accendo un attimo, così vi faccio vedere l'auto. Tasto. Ok, contagiri, vedete qua, limite di velocità selezionato. Poi qua andiamo a fare un appunto. Se voglio cambiare quello che c'è scritto dentro qua, vado con le freccette verso giù, ok, e cambio, vedete che cambio la schermata lì dentro. Quindi con questa tastino qua andiamo a cambiare la schermata all'interno lì. Con questo tastino qua, che vedete, eccolo qua, cambio completamente la schermata all'interno. Bene. Questo è il tasto per rispondere alle chiamate, questo è l'assistente vocale OK Google, questo è il multisense che nella vecchia Capture avevo qua, adesso è qua. Cosa significa? Cambio da comfort, posso mettere eco, quindi va a farmi un taglio e a diminuire la potenza dei cavalli, però consumo anche meno. Sport è il contrario proprio di eco, è molto più veloce, si irrigidisce lo sterzo, diventa più duro il tutto ed è molto più reattiva, però consuma anche di più. Poi abbiamo perso, che è personalizzata, potete personalizzarla come volete, io la uso quasi sempre in comfort, così ho il giusto consumo, l'auto va bene, non fa tagli di potenza, eccetera. Poi dall'altra parte qua abbiamo il set, quando vado a impostare il limite di velocità posso aumentarlo o diminuirlo, reset per resettare la velocità che ho messo, 0 per annullare quello che ho chiesto. Questo è il tastino che quando sono in autostrada magari avevo messo il limite 110, premo questo tasto qua e lui si adegua al limite di velocità che c'è al momento. Ecco qua io ho una critica da fare, che è questa: se io adesso qua forse non corriamo, vedete che si è acceso il limite a 30 all'ora. Allora, bella cosa perché è veloce da usare, ma mi è successo che a volte stavo correndo, erroneamente vado a premere il tasto qua, lui mi limita al 30, faccio una partenza, arrivo a 30 all'ora, mi blocca la macchina, l'accelerazione, e sembra quasi che la macchina non vada. E dici, cos'è successo? È questo limite qua che si è attivato, perché da quando hanno messo la modalità qui, quindi mod, e io la posso mettere off, vedete, posso mettere cruise control selezionato o limiti velocità selezionato. Se io lascio là così, la prima volta che premo il tastino mi mette il limite minimo, che può essere 30 all'ora, come 50, come 70, e tu non ti accorgi perché magari sei passato col gomito oppure ti sei appoggiato un attimo, hai cambiato la velocità, non ti accorgi, acceleri a 30 all'ora, stai facendo una partenza e si blocca. Quindi ricordatevi questa cosa qua, di metterlo sempre in off e poi da off gli si dà l'ok. Quando spengo l'auto a volte può essere che non torni in off, quindi piccola chicca che è da sapere comunque. Qui invece abbiamo il tastino per il My Safety, che potete impostarlo come volete voi, attivare e disattivare gli ADAS. Questo è alza e abbassa il livello dei fari. Questo è l'autospegnimento, start and stop, che si accende e si spenga e basta. Poi tutto il resto dei tasti sono i classici tasti che si studia anche a scuola guida, ecco, diciamo così. Bene, un'altra funzione che volevo farvi vedere, che è sul telecomando, su questo telecomando qua, è quella di abbassare e alzare i finestrini. Allora, nella vecchia Capture io avevo la possibilità di, tenendo premuto il tasto di chiusura, che si spegnessero, cioè che si chiudesse tutta l'auto. Magari ti eri dimenticato i finestrini aperti, chiudevi 2 volte e poi tenevi premuto e l'auto chiudeva i finestrini. Mentre con questo tasto qui di apertura posso, magari arrivo dal mare, voglio far girare un po' l'aria perché fa caldissimo, tengo premuto il tasto e l'auto abbassa tutti i finestrini, come state vedendo nelle immagini. Anche questa è una bella funzione. Bene.
Bene signori, io penso di aver risposto a tutte le domande, spero di avervi detto alcune novità che ci sono intorno dell'auto. Prendete sempre il tutto con le pinze, nel senso che ci sono aggiornamenti continui delle auto, ci sono aggiornamenti continui quanto riguarda i pack e ci sono aggiornamenti continui proprio nel sistema operativo. Quindi magari quello che ho detto fino adesso, il prossimo anno già non va più bene. Quindi sempre da tenere con le pinze. Per tutto il resto, io spero di avervi spiegato alcune cose che magari non sapevate, di essere stato interessante e niente, vi saluto e vi ringrazio. Ciao ciao! Ah no, un attimo, vi siete iscritti al canale? Cioè io questi video qua li faccio anche perché vi iscriviate per farmi crescere. Basta che premete il tastino là iscriviti, non chiedo soldi, non chiedo niente, basta solo che premete il tastino iscriviti, mettete un bel like e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e adesso ci salutiamo. Ciao!